Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua piccola azienda o organizzazione, ma spesso anche individui, a prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi voglio discutere un argomento molto caldo da qualche mese, cioè l'Italia ha un triste record rispetto ad altri paesi europei, cioè che i salari sono diminuiti rispetto al 1990. Penso che è molto probabile, specialmente se segui questo canale, che hai trovato e letto questo grafico da qualche parte e qua sotto vedi l'Italia. Io come prima cosa però ti vorrei far notare una cosa. Secondo me non ha molto senso paragonare l'Italia con gli ex paesi dell'Unione Sovietica, perché era una storia diversa. Avrebbe più senso paragonare l'Italia con i paesi dell'Europa meridionale, ma in ogni caso ne esce male. Però comunque ne esce meno male rispetto a paragonarli a tutti questi altri paesi che una volta avevano un sistema politico-economico molto diverso. Io in passato ho già parlato di Open Policy e rispetto a tanti altri specificano cosa hanno fatto, ma soprattutto il come. Cioè, i salari sono misurati in dollari a prezzi costanti e a parità di potere d'acquisto, con anno base 2016. Questa cosa ci tornerà utile a momenti. L'idea è questa aggregazione dai risultati per paese, possibile che nessun settore dell'economia si salva in termini di codice Ateco, perché è un po' come il discorso: gli uomini hanno un paio di testicoli, le donne 0, allora la media è 1. In questo caso è negativa, ma io mi aspetto che c'è qualche settore dell'economia che si salva da questo numero negativo. Per fare ciò ho fatto un po' di ricerche e ho trovato quest'altro articolo che parla però di una decrescita comune a tutti i settori. Però ti faccio notare una cosa, che qui abbiamo come fonte dei dati CompNet, che se provi a cercare non è proprio immediato capire da dove hanno preso i dati, mentre invece da questo articolo di Open Policy, che non a caso in altri casi avevo presso un parere positivo su come lavorano, ti dicono dati OCSE, clicchi il link e vai a finire qua dentro. Quindi questi dati non si capisce da dove arrivano, ma soprattutto mentre qui abbiamo scritto come hanno misurato i salari, e qua dentro no. Altra differenza, qua partiamo dal 2006, andiamo a fine del 2018, e qua abbiamo i settori, che è la cosa che a me interessa. Qua dentro vediamo che esistono dei settori dove sono andati meno peggio, ma non ce n'è nessuno che è superiore a 1. Perché io ho provato un po' a ripetere questo tipo di analisi per settore e ho trovato questo dataset dell'Istat che parte dal 1995 e finisce fino al 2022. Io ho scaricato questi dati in formato Excel, li ho portati qui e ho fatto le variazioni di reddito da quell'anno fino al 2022 e poi la variazione del reddito reale. Perché? Perché, come anche ci spiega Open Policy, la differenza fra PIL nominale e PIL reale ci dà l'inflazione. Quindi in questa colonna io ho fatto questa correzione da dove? Da questa inflazione del periodo che proviene da questo sito. Trovi qui. Innanzitutto noti che il totale delle attività economiche ha avuto come redditi interni da lavoro dipendente un aumento in questo periodo, ma ti faccio notare che qua dentro partiamo dal 1990, io parto dal 1995 perché l'Istat parte da quel dato. Qua invece abbiamo dati OCSE, facciamo un po' d'ordine. Prima differenza, dati OCSE e non dati Istat. Seconda differenza, la data di partenza. Terza differenza, qui si misurano i prezzi costanti a parità e potere d'acquisto, ma in dollari. Quindi 3 differenze. E vedi che queste 3 differenze molto probabilmente portano ad una differenza di risultato. Cioè qua un più 26%, qui a un meno 3 quasi. Quindi come vedi non è che i dati dicono la verità, differenti metodologie portano a differenti risultati, soprattutto se in malafede. In questo caso no. Quindi solo il 24% delle macro categorie hanno avuto una decrescita in termini di salari, sempre se redditi interni da lavoro dipendente significa questo. E questo l'ho verificato facendo una semplice ricerca su Google. Ma anche in questa definizione può annidarsi il diavolo e
questa differenza che ho sottolineato prima, cioè da un meno 3 a un più 26%. Ho ripetuto la stessa cosa, al posto di fermarmi al 2022 mi fermo al 2020 facendo più fede a questo limite superiore, ma anche qui vedi che non si va in negativo, è vero che decresce ma non si va comunque in negativo. Spostandomi fino al 1990, ammesso che si riescano a recuperare i dati, avrò una variazione negativa? Non lo so, però comunque noti che esistono dei settori che si salvano secondo questa metodologia. Se qua noi impostiamo un filtro per numero maggiore di 0, vediamo quali settori si salvano, alcuni non ti sorprenderanno per niente, ad esempio programmazione e consulenza informatica, ovviamente l'industria dal 95 al 2022 è cambiata molto, e anche attività professionali e tecniche, così come quella dei servizi finanziari. Mentre invece se noi selezioniamo quelli inferiori di 0, anche qui non troverai grosse sorprese. Industrie tessili, si sa, da quando la Cina è entrata nel WTO, praticamente l'industria tessile italiana ha avuto un tracollo. Vale più o meno lo stesso riguardo tante altre categorie, ma attività editoriali e questi praticamente condensano un po' il cambiamento che ha portato internet negli ultimi 27 anni. Mi ha stupito un po' questo, trasporto aereo. Non saprei spiegarlo, anzi io mi aspettavo il contrario, perché molta più gente prende l'aereo oggi rispetto al 95, quindi mi aspettavo una crescita. Anche questa, servizi dell'agenzia di viaggio, ha avuto una brutta botta a causa di internet. L'operazione del computer semplicemente oggi costa quasi meno comprare un computer nuovo che riparare quello esistente. Ancora una volta, questo valore io me lo trovo all'interno dei dati Istat, ma ancora di più io non trovo che tutti i settori vanno male. Ancora una volta, c'è una differenza non da poco in termini di metodologia. Non è che esiste il dato giusto o il dato sbagliato, ma esistono metodologie che possono contenere errori, come nel mio caso, o differenze, sempre come in questo caso. Spero che hai trovato utile questo video che parla di una finanza statistica che spesso si tende a non pensare perché si vede solo il front-end, che è il grafico o la tabella, e se hai delle osservazioni che mi confutano, le leggerò con piacere, così come anche correzioni di metodologia, per carità. Ti saluto e alla prossima, ciao!